Adentro a distesi in mezzo ai orti, io c'era in rosso e un po' sversato. Mi piacerebbe sapere chi è quell'ostia che al mecat la pancia al gas. When we were at school, I thought he had his dust, fighting the law with the rest of us, smoking and drinking, acting cool. They started treating him like a fool, then he stayed on his own for most of the time, dreaming dreams of a life of crime, in and out of trouble, he cheated alive, but who'd have thought he joined the other side, he's in the riot squad. The Wanna Fight Squad. Come al solito in ritardo. Bella boss. Ma perché lo chiamano boss? Non chiamarlo boss, è Gianluca. Spaghetto. Perché non lo chiami boss? Ma nessuno si chiama boss, ragazzi. Bellino! Mi faccio abbastanza i cazzi miei. Dammi la busta, passa! Sono timido, no? Faccio fatica a esternarlo normalmente. Mamma le salutava, ciao come stai, tutta carina. E lui cercava di fare un po' il duro, però è sempre stato un mega patatone, cioè fa il duro però è un cuore d'oro. Gianluca? Bravo ragazzo. E prima d'andar via regalami qualche cosa, su e giù per la ringhiera, oi bella ti sposerò. Ho iniziato a skateare con un paio di miei amici di zona, di Ortica. Poi uno aveva smesso, io ero da solo e non sapevo neanche ollare, da solo mi rompevo il cazzo e mi stava passando anche la voglia. No? E poi appunto mi avevano detto che c'era gente, quelli bravi che skateavano in Piazza Leo. No? Lì ho conosciuto Gio Onorato e altra gente che skateava lì, Massimino, Stefano. Lì diciamo che ho iniziato a imparare a skateare. Mi ero gasato, ho detto cazzo stai figata. Poco alla volta ho iniziato a imparare a ollare, poi una volta che impari a ollare tutto il resto già poi ti viene un po' più facile. Fin dai tempi del Borromeo ha sempre avuto un ollie più accentuato rispetto agli altri, tutto shiftato. Te lo ricordi quando abbiamo fatto la foto e avevamo messo la mattonella e la foto è venuta pure bene? Olla più di tutti, cioè ollava, non so se olla ancora. Secondo me sì. È il più stiloso di tutti, cazzo. Spacca in qualsiasi cosa che fa. Uno dei primi che ho visto quando sono tornato in Inghilterra, che quando sono venuto qua in centrale l'ho visto, skateavo, come vedi adesso skateano i ragazzi adesso con i bravi. Uno degli skater più stilosi della metà degli anni 90 e 2000 anche. Quei Bex Smith che faceva sul muretto alto di centrale, super tirati, poi kickflip con la gamba super dritta tipo Nate Jones. Come lo faceva lui non lo faceva nessuno. Nel tempo è stato sviluppato, evoluto. Molto bello, 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 bello.
particolarmente questo frontside flip dà paura, proprio preso in aria a 90 gradi, a 200 all'ora, tipo Mike Carroll in Goldfish. Ma il titolo dovrebbe essere Youth of Today, perché alla fine abbiamo 42 anni, 44, 43. Cazzo ridi, coglione! Grande Peppe. È scappato e non l'abbiamo più trovato, non abbiamo saputo più niente di lui. E poi abbiamo visto che era in Inghilterra. Sì, sono arrivato fino in Francia e poi a nuoto fino in Inghilterra. Per questo le mutande. Ho conosciuto Gianluca Mariani nel 2015, l'ho chiamato di persona, poi ci siamo incontrati sul set del video. Gianluca è una persona piena di passione per lo skate. Spaghetto Child rappresenta questo per Gianluca, come potrebbe essere per chi fa rap un'etichetta indipendente o semplicemente una crew. Saluto Gianluca, grandissimo, hai spaccato tutto con quel flip, ancora ce lo ricordiamo. Un grande saluto da Fabri Fibra. È figo, I skaters che hanno veramente contribuito in Italia allo skate, per come piace a me, direi Mattia Turco, penso. E come ero io, non a skateare, a livello di chi se ne fotte, cioè lo vedi che gli piace skateare, mica fa paura, no? Andiamo a bere? Mieci. Figa, no beh, cazzo è vero. Matteo Dinisio, Era il miglior street skater in Italia. Il fatto che gli non è mai fregato un cazzo. E infatti il Turco è il nuovo Mate. Era come vedere uno molto molto bravo adesso. Giorno e notte sempre insieme, eravamo più che fratelli, no? Andavamo tutto il giorno a skateare insieme, alla sera andavamo a ubriacarci, a far casino in giro, concerti così, sempre insieme. Una delle cose più belle che abbiamo fatto assieme sicuramente è stata Spaghetto Child, col Bergum, Diana, il cane, Davide. Ci sono stati video, eventi, mostre. Non lo so, il Gianlu per me è veramente un fratello, un grande amico, una grandissima persona. Viva il boss! Come attitudine, Carletto, la Lumera. Se c'è qua, settembre 90. Minchia, cosa spacca. Questo è Carletto, grande Carletto, la Lumera. È in double qua, A Bergum bisogna fare un capitolo a parte, lì figa. È la persona più buona che conosco, però figa è una bestia, quindi devi conoscere.
My name is Sergio and you watch the Spaghetto Child. Questa è la mia faccia in realtà, c'ho la faccia di culo. La prima cosa di Spaghetto Child è quella, l'ha presa per il culo. Cos'è sta foto? E secondo te l'ha fatta Gianlu? Qualsiasi cosa vedevo, dicevo cazzo, guarda a ridere questa, tarocchiamola, e ci buttavo dentro. Chi se non il Bergum? C'ero lì in centrale a skateare così. Era venuto Stevie Williams, ci ha fatto due chiacchiere, simpaticissimo. E niente, allora poi Gianlu, ciao, figurati, è partito con sta foto. C'era una famosa foto con Stevie Williams, Photoshop con la sua faccia, Stevie Bergum, il logo di sì modificato in BG. Ragazzo così creativo, no? C'è l'Hammerd col Bergum che guida uno stronzo gigante con le ruote da fuoristrada. Beh, è una macchina ecologica però, dai. Il giorno d'oggi sai l'ambiente. Def Chub ovviamente con Stevie Bergum in versione ospizio. E nota che la faccia è la mia, sono proprio così. Ne vengono in mente 1000 che poi la mattina dopo non me le ricordo, se no farei tutte. Zip Zingar, Ice Bucket Challenge. Lui è sempre stato un copywriter nato proprio. Cos'è questo? Spaghetto Rate. Salut. Ragazzo così creativo, no? Spaghetto c'hai, non rigatone. Ragazzi, mangiate spaghetti c'hai, la migliore del mondo. E ci facevamo un po' riconoscere, diciamo. Lo so. Ragazzi vivaci. Permesso? Ciao, dottore. Ho una malattia, mi sta venendo la faccia come il culo. Mi dà un documento? Ho detto che lo tengo in mano. Allora, tieni su dove ce l'aveva. In mano. No, dove ce l'aveva? Allora, no, non ce l'aveva in mano, quindi vedi ad andare via da qua. Questo è il primo video Spaghetto Child, no rules. In copertina c'è un bambino che si pia la centra nell'occhio. Spaghetto 2, Why Be Something That You're Not, 2002-2003. A un certo punto avevamo registrato Spaghetto Child come associazione per lo sviluppo dell'arte contemporanea e la cultura dello skateboarding. Io l'ho associato all'89 perché lo associo a quando ho iniziato a skateare. Quando abbiamo iniziato a fare le magliette, il video e robe, era il 99. Il periodo in cui è nato c'era ancora il marchio di Ghetto Child, il doppio senso, no? che tanti magari non conoscono. Dato che a me è sempre piaciuto fare il rip-off di cose già esistenti, ho detto, oh, siamo in Italia, Spaghetto Child, no? Quindi è nato così per ridere. You want one, I do. You want one? You do? No, I want that jacket. No, this one jacket is one piece, man. Spaghetto è un po' così, brand comunque underground di streetwear e skateboarding. Visto nascere così come una cosa proprio di skate, molto core. Adesso va di moda avere tutti questi small brand, ci sono un sacco di gente perché è molto più facile averli, no? Però all'epoca lui ha avuto quest'idea di stampare le sue magliette con sta presa per il culo a Ghetto Child, che però era mega divertente. Bella zii! La mia passione è lo skate, quindi io lo vedo come prima cosa. Quella cosa lì l'ho vista con Chef, una cosa proprio vera e pura. Ho iniziato a frequentare Diego, René e Bakish e tutti i ragazzi di Centrale. A me è piaciuta proprio la cosa perché era una generazione dopo la mia, però ho subito visto che la passione era la stessa che ho sempre avuto io. Mariani qua. La famiglia, la cosa più bella che esiste nel mondo dello skate. E tu praticamente quando arrivi non conosci nessuno, ti metti lì con la tua tavola e ti fa da passepartout. E nessuno che ti dice niente.
Spaghetto Child è una bomba. My brother, mio fratello. È la mia prima family, la mia prima gang. Cioè, lo siamo ancora, solo che adesso siamo un po' più vecchietti. Salute. È sempre piaciuto andare alla ricerca di cose vecchie, comprare, rivendere, sistemare. Il rottamaio, come si dice a Milano, no? Motori, comunque ho sempre avuto lo strippo di mezzi vecchi. Qualsiasi cosa su ruote, diciamo, mi è sempre piaciuto. La roba dello skate mi ha sempre appassionato proprio tutta la cultura che c'era dietro, tutto l'immaginario visivo, grafico, che è sempre stata una figata. C'è la differenza di chi ci crede e chi lo cavalca quando ne ha bisogno. Come adesso vedi lo skate da boutique, quelle minchiate lì, no? Pane per i miei denti, per prenderli per il culo, no? Quindi Palace non potevo non fare Paias, classico logo col naso da pagliaccio, Paias. Come Thrasher, H&M, anche quella l'hanno capito in pochi. La maggior parte di quelli che se ne sono comprate è gente che l'ha comprata pensando che fosse una maglietta Thrasher. Quella è la mia doppia soddisfazione. Cioè, ti sto prendendo per il culo e mi dai i soldi, bravo, va bene. Finché ci sarà sto trash, io mi divertirò a prenderlo per il culo. Come descrivere Spaghetto Child? Skate or Die, la prima cosa che mi viene in mente. Divertimento, vai, skati, bevi, fai casino, vai ai concerti 24 ore su 24. Per me Spaghetto Child era quello, è quello, ancora. Skateboarding, la crew, gli amici e il punk alla fine c'è. E poi l'attitudine di Gianlu sempre a pigliare per il culo tutti, perché alla fine è nato da quello Spaghetto Child. Fratellanza, amore, creatività, skateboarding.
che tutti avranno messo come prima cosa, ovviamente io te la metto alla fine. Per me Spaghetto Child è lo skate come lo vedo io. Ironia, autoironia, il resto è tutto quello che ne è venuto di conseguenza col tempo, però diciamo che Spaghetto Child è skateboarding e basta. Non importa se è finita, non importa se è ancora usata. Ciò che conta è che sia stata una splendida giornata. Una splendida giornata, straviziata, stravvissuta, senza tregua. Una splendida giornata, sempre con il cuore solo di una sera, che la sera non arriverà. Ma che importa se è finita, non importa se era la tua vita o no. Ciò che conta è che sia stata una fantastica giornata. Oh, splendida giornata, che comincia sempre con una partita. Oh, splendida giornata, quante sensazioni, con quali emozioni, poi alla fine ti travolgerà. Cosa direi al giallo? Hai rotto il cazzo con sta storia che arrivi sempre in ritardo. Sempre. Aspetta che giro il logo a favore di camera. Ma è vero che in Spaghetto 1 vai sul roller? Sì, è vero, qua in centrale. Sì, sì, sì. Tra l'altro tricconi anche. Gradinata, robe grosse. Scale, sì. Che avevo provato a fare 2 grani così, però non è andata bene. Scusate, sono andato fuori tema. Io non mi ricordo un cazzo, cioè manco mi ricordo che cosa ho fatto ieri. Sono nato vecchio. Sempre stato vecchio. Poi bisogna dire che il giallo è sempre rimasto fedele alla linea. Alla fine ce ne sono pochi come lui. Bella!
Ah, scusa, dimenticavo ultima cosa.